Oggi affrontiamo un tema che riguarda le coppie separate, perché la domanda è questa: è meglio rimanere separati o passare al divorzio? Dirò subito che la domanda non trova una risposta unica valida per tutte le situazioni, perché sono diversi gli interessi in gioco, sono diversi gli obiettivi che ogni persona intende realizzare per la propria vita futura. Dipende dalle situazioni concrete e soprattutto dipende dal fatto che si intendano realizzare determinati obiettivi economici, quali il mantenimento, i diritti ereditari, il diritto a determinate provvidenze legate al rapporto di lavoro dell'altro coniuge, quali appunto il trattamento di fine rapporto e anche la pensione di reversibilità. Ora, soprattutto quello che va considerato e occorre sapere per fare questa scelta è l'aspetto del mantenimento, perché il mantenimento spetta sì al coniuge più debole in entrambe le situazioni, cioè nella separazione e nel divorzio. Ma si tratta di due mantenimenti che hanno presupposti e condizioni diverse tra loro, soprattutto poi oggi, dopo che nel 2018 sono intervenute le sezioni unite sul tema dell'assegno divorzile. Il punto è questo: il mantenimento che viene riconosciuto al coniuge più debole nella separazione ha lo scopo di garantire a quel coniuge la conservazione dello stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale. Quindi basta una disparità di redditi sostanziale, ovviamente, per dare accesso a questo diritto di mantenimento. Nel divorzio si parte comunque dal presupposto immancabile che è una differenza di condizione economica sostanziale, ma il coniuge che intende ottenere l'assegno divorzile deve dimostrare che la propria inferiorità economica va fatta risalire come causa a determinate scelte che vennero prese in modo condiviso con l'altro coniuge o individualmente, ma che condussero a una inferiorità economica, perché consentirono invece all'altro coniuge di realizzarsi professionalmente e lavorativamente, quindi di avere oggi una condizione economica superiore alla propria. Il classico esempio è quello della donna che magari pur laureata si è ritrovata a casa, quindi a occuparsi dei figli, del marito, mentre il marito ovviamente costruiva la propria carriera e che dunque oggi comporta questa rilevante e significativa disparità economica. Altro elemento da considerare per operare la scelta: i diritti successori. Allora, nella separazione questi rimangono, a meno che il coniuge abbia subito l'addebito della separazione, ma questo è un aspetto del tutto peculiare, mentre invece con il divorzio di default vengono meno i diritti successori reciproci. Quindi è chiaro che questa è una differenza fondamentale che va tenuta in considerazione. Poi ancora, sempre riguardo al mantenimento, teniamo presente che il coniuge tenuto a corrispondere l'assegno divorzile potrebbe liberarsene in toto, quindi evitare future richieste di mantenimento dell'altro, corrispondendo una somma onnicomprensiva unica oggi nel momento del divorzio. Quindi questa è una valutazione che va assolutamente compiuta nel momento in cui si decide se procedere al divorzio, per evitare appunto il sobbarcarsi di dipendenze economiche che potrebbero andare avanti nel resto della vita. E poi ancora, come dicevamo prima, il diritto alla pensione di reversibilità, il trattamento di fine rapporto che può aspettare in misura diversa a seconda dei casi. Bene, a questo punto allora noi capiamo che questa domanda merita una risposta approfondita, merita di ricevere una risposta nel momento in cui si sia fatta una valutazione approfondita tenendo conto di tutti questi aspetti.
Non c'è dunque una risposta univoca valida per tutti i casi. Detto questo, io rimango a disposizione per ogni chiarimento, dite la vostra qui sotto.